Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Animation, la rubrica in cui parliamo dei film d'animazione. Questo è l'ultimo episodio della prima stagione. Io sono Ringardian e oggi parliamo della Carica dei 101, il classico Disney del 1961. Ho sempre un po' di ansia quando si tratta di parlare di questo film, perché per me si va a toccare qualcosa di sacro, dato che è il primissimo film che io abbia mai visto. Per me tutto iniziò con questa pellicola, ed è difficile esprimere l'affetto che provo per quest'opera. Ci sono quasi affezionata come se fosse una persona. Per me la Carica dei 101 vuol dire casa. Non prendetemi per pazza, penso che molti di voi mi possano capire e penso che anche per voi ci sia un film che vi faccia sentire così. Cercherò di parlarne nel modo più obiettivo possibile, elencando tutti i suoi pregi e i perché sia così importante per la storia della Disney. La nostra amata e odiata casa di produzione se la stava vivendo abbastanza brutta in quegli anni, rischiando addirittura la bancarotta per colpa della Bella addormentata nel bosco, che fu un flop clamoroso, forse il più grande che la Disney abbia dovuto affrontare. Quel film si rivelò tra l'altro troppo dispendioso. Walt utilizzava ancora gli attori per rendere fluidi i movimenti dei personaggi, una tecnica ormai troppo costosa. La Carica dei 101 è il primo film della Disney a trasferire i bozzetti degli animatori direttamente sugli acetati, senza passare dalle fasi intermedie lunghe e costose, e fu un successo pazzesco. Il pubblico era stanco di vedere sul grande schermo le principesse e i loro principi, e quindi Walt Disney lo accontentò. Rudy non è assolutamente un principe pomposo, ma un artista squattrinato che vive la sua vita da scapolo, ma che con l'aiuto bizzarro del suo cane Pongo trova l'amore. Pongo e Peggy hanno lo stesso carattere dei loro corrispettivi bipedi e sono fortemente umani. I cuccioli hanno tutti una loro caratteristica. Eppure i personaggi comici e secondari sono ormai iconici e molto simpatici. Ma si sa, un film d'animazione non è niente senza il suo cattivo. Ed ecco che finalmente venne creata quella gran figa di Crudelia de Mon, la strega moderna. Questa grandissima stronza non ha poteri, ma riesce ad essere comunque molto inquietante. È una sadica bastarda che è disposta a uccidere dei cuccioli solo per farsi una pelliccia. È, come dice il nome, la cattiveria in persona, e credo che sia appunto lei il personaggio più iconico di tutto il film e uno dei villain più amati della Disney. La Carica dei 101, esteticamente parlando, non è superiore ai suoi predecessori, anzi, in molte scene si vede il disegno preparatorio ricalcato, ha uno stile molto grezzo e molti modelli sono stati riutilizzati per risparmiare. Ma costando poco e incassando più del doppio, con questo film la Disney si salvò ancora una volta dalla bancarotta. La Carica dei 101 lanciò una nuova fase dell'animazione della Walt Disney, in cui si lasciò da parte la qualità tecnica per dare più spazio alle storie più originali e particolari. E per me è bellissimo, e credo di non dirlo solamente perché per me è stato il primo. Ha un cuore questo film così umile come pochi hanno. Non è un caso secondo me che ormai dopo tanti anni è comunque il preferito di molti ed è ancora così amato. Ma ho parlato pure troppo, quindi lascio la parola a voi. Vi piace la Carica dei 101? Amate la sua estetica? Oppure questo stile non vi fa impazzire? Se volete vedere altri video in cui ne parlo, lo potete trovare nei miei video sulla top 10 dei miei classici Disney. Ma ditemi sempre se volete che ne parli in modo ancora più approfondito, così ne posso parlare sul mio canale senza limiti di tempo. Vi ricordo di seguire Wikos su tutti i social. E per altri contenuti di serie TV, anime e film venitemi a trovare sul mio canale Ringardian. E noi ci vediamo nella prossima stagione. Ciao!